Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumo Tire, nient'altro che qualità. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui da sabato 28 dicembre del 2024, vigilia di campionato, perché oggi riparte la Serie A e domani riparte il campionato del Milan con Milan-Roma alle 20.45. Ce la racconterà direttamente da San Siro Enrico Boiani, ciao! Ciao, buongiorno, ben ritrovati. Sì, direttore, è inutile che cerchi di prendermi in giro perché sarò con -1, perché ho controllato la temperatura di domani, -1, e sarò a San Siro, sì, per Milan-Roma, quindi dal post partita saremo lì, nonostante i pochissimi gradi o i gradi assenti di temperatura, ma pochi gradi a San Siro, molti like a questo video, quindi cliccate il tasto mi piace, il canale, attivate la campanella, lasciateci un commento, anche perché si prospetta una partita frizzante, ricca di campioni, di stelle, di all star, definendoli in tema NBA, no direttore? Un sacco di giocatori, no? Una formazione del Milan che vede, se la vedremo, probabilmente tante novità, qualche giovane, più di qualche giovane in realtà, e l'assenza ancora una volta di Teo, spoiler. Però insomma andiamo con ordine per ricapitolare quello che accadrà oggi, ovvero con il turno di campionato che parte, eccolo qui, alle 15, quindi mettete la formazione del Fantacalcio se vi siete dimenticati. Empoli-Genoa apre insieme a Parma-Monza, dopodiché c'è Cagliari-Inter alle 18, Lazio-Atalanta sfida al vertice per la Dea contro la Lazio alle 20.45, Udinese-Torino alle 12.30, Napoli-Venezia alle 15, Juventus-Fiorentina alle 18, Milan-Roma alle 20.45, eccoci qua, Como-Lecce 18.30 di lunedì 30 e Bologna-Verona sempre di lunedì ma alle 20.45. Queste sono le sfide della 18ª giornata. Per quanto riguarda noi, Henry, ci sono due ipotesi di formazione. O Che meglio, guardiamo? sì, più che due sono tre o quattro, sono un po' sommate una all'altra, sono da spiegare. Poi, come sempre, pomeriggio c'è la conferenza stampa di Paolo Fonseca, magari qualcosa in più. Di solito viene sempre detto, quindi ci sarà la possibilità di chiedere. Allora, versione numero, ti direi la più possibile, dai, questa. Anzi, no, chi lo sa. Ma Magnani in porta, Bartesaghi sulla sinistra, io ho lasciato Teo come spalla, mi sono dimenticato, ma Teo non c'è. Ciao, Gabbia e Emerson Royal, Fofana e Terracciano con Reinders, quindi il centrocampo di Verona. Ciukwueze a destra, Imenez a sinistra e Morata davanti, come il Milan ha affrontato in pratica la sfida di Verona dopo l'infortunio di Leao. Questo è il Milan da metà campo in su, simil Verona, con l'ingresso di Bartesaghi e non di Teo, come invece fu a Verona. Con Morata davanti, ovviamente, che torna dalla tonsillite, eccetera, eccetera. Questa è la versione numero 1. Vuoi commentare o andare avanti? No, poi io vorrei commentare, vorrei parlare dell'esclusione di Teo perché c'è qualcosa che non mi torna. Però guardiamo anche la seconda versione. Versione numero 2. Li avete visti i cambi? Da così a così. Scala Terracciano, scala Reinders, entra uno tra Liberali e Abraham. Di Esatto. fatto. Se entra Abraham, scala anche Morata. Sì. Altrimenti Morata resta davanti, Liberali gioca in tre quarti. Questa mi Sono piace state un po' di più. Ti piace un po' di più? Sì. È un po' più ragionata, ecco, diciamo. No, C'è meno punti di domanda. Non tocchi Reinders e Fofana, non butti nella mischia Bartesaghi per Milan-Roma il 29 di dicembre dopo non averlo praticamente mai utilizzato, se non in quei 10 minuti in cui viene espulso, non ricordo nemmeno la parte, forse Monza era la partita. Quindi No, era in casa, quindi non era in casa col Monza? No.
forse mi sbaglio. No. Comunque, insomma, è una versione un pochino più ragionata, secondo me. Cioè una versione un pochino più, non seria, perché non è che l'altro non sia serio, una versione un po' più solida, ecco, mi sembra, una versione un pochino più solida. Posto che io non capisco, cioè ti mancano 1600 armi, ti manca Pulisic, ti manca Leao, ti manca Okafor stesso, che magari non era in formissima, anzi non era proprio in forma, però comunque è un giocatore offensivo di un certo tipo, ti manca Loftus-Cheek, che anche lui, questa stagione non è praticamente mai esistito, però comunque è un giocatore di un altro spessore rispetto ad altri che abbiamo. Cioè, ti manca veramente la qualunque, il tener fuori anche Teo, onestamente io non lo capisco 'sto giro, o meglio, ehm, Teo è anche andato nel giorno di riposo a fare una seduta con, insomma, lo staff di Fonseca. Pensavo che potesse essere un segnale: A, che questa partita la giocasse, B, che insomma avevamo messo alle spalle un po' di scorie, e invece apparentemente no. Quindi le cose sono 2: o si punta ad avere un Teo al 1000 per 1000 in condizione sia fisica che mentale per la Supercoppa, della serie non siamo ancora al 100%, immagino il ragionamento che viene fatto da Fonseca, non siamo ancora al 100%, non siamo ancora con la testa lì, ancora magari un pochino fa fatica dal punto di vista fisico e mentale, lo voglio al top per la Supercoppa. Magari viene fatto questo ragionamento qua, non sto dicendo che non viene fatto, però ti giochi Milan-Roma dovendo rischiare di mettere Bartesaghi e hai Teo Hernandez, cioè c'è qualcosa che non va, c'è palesemente qualcosa che non va. Non lo so. Ma che ci sia qualcosa che non va mi sembra anche abbastanza logico, ormai non è che ci si può nascondere dietro un dito, cioè, se un giocatore come Teo, pur svagato, fuori forma, decidete voi, a parte che a Verona ha fatto un'onesta partita, niente di eccezionale, un paio di volte non ha nemmeno troppo difeso bene, per essere onesti, soprattutto sulla palla profonda dietro le proprie spalle, ok? Però da qui a preferire il pur onesto Bartesaghi, adesso mi sembra di rivivere qualcosa simile a quello che abbiamo vissuto mesi fa, con tutte le attenuanti del caso, perché in quel caso Leao era fuori, ma c'era comunque Okafor, che va bene, non è Leao, ma non è nemmeno Bartesaghi. Cioè, Okafor è comunque un nazionale, ha giocato già la Champions, era un giocatore già più spendibile. Esatto. Adesso, qui rischiamo veramente va bene, capisco, Teo è giusto, tra virgolette, che vada anche in panchina, ma la nostra alternativa che si alza dalla panchina, cioè non è che si siede ciao ed entra Pavlovic o Tomori e dico, vabbè, più o meno ci sto, con le dovute differenze. E qui si alza un giocatore comunque in Milan Futuro, sì, sta facendo bene, ma ragazzi, no, a parte virgola, cioè aspetta, questa, cioè, contate quanta gente c'è che o è fuori posizione o è al primo impiego, tra virgolette. Qui ci sono addirittura 3 ragazzi di Milan Futuro che più o meno hanno fatto capire che di poterci, no, 2 ce ne sono, che hanno fatto più o meno capire di poterci stare. Allora, ci sono le categorie, come diceva Max. Un conto è il Verona, a Verona, che era una delle peggiori squadre della Serie A, perché il Verona arrivava da una serie di risultati prima della Sì, vittoria ha di fatto la Parma vittoria col Parma, Zanetti era sul invereconda. baratro, Eh. molto male. Qui giochiamo con la Roma, che comunque è più strutturata. Anzi, andiamo Sì. anche a vedere. Aspetta, no, questa è il Milan. Questa è la Roma con Svilar, Mancini, Hummels, Indica, Salmacher, Paredes, Koné, Angelino, Dybala, El Shaarawy o Pisilli e Dovbyk davanti. Insomma, non è proprio la stessa cosa. Ecco, cioè giocare terzino contro, adesso mi ricordo chi era all'esterno del Verona.
Un conto è Lazovic, giocare terzino non ce lì, l'ha. un conto è giocare contro Salmaker e Dybala che si allarga. Non è proprio la stessa cosa. No, O giocare mediano con Dybala alle spalle che ti si muove nel mezzo spazio. Non è la stessa cosa. già. Quindi bisogna stare molto più attenti a schierare una formazione contro una squadra che non è sicuramente né il Verona, né il Monza, né Venezia, né le squadre di bassa classifica. No, Simo, hai detto più o meno tutto tu. Cioè, io non sono fan quasi mai di esperimenti particolari, posto che noi da inizio stagione che ne facciamo? Cioè, il Milan non ha mai schierato la stessa formazione identica per credo 3-4 partite di fila, per non parlare delle coppie difensive che solo adesso abbiam trovato quella definitiva forse, e per non parlare appunto di panchine punitive a destra e a sinistra. Non lo so, sono un po' stranito da questa scelta, perché ripeto, io tra il fatto che si fosse allenato il 24 da solo con lo staff di Fonseca, il fatto che hai fuori tutti, cioè hai fuori tutti. Cioè non è che avessimo Mendy come vice di Teo Hernandez, avessimo giocatori comunque forti, avessimo o anche ti dico solo Okafor e Loftus-Cheek che puoi mettere Gimenez, ti dico vabbè Gimenez è in forma, è bello pimpante, va bene, tengo comunque fuori Teo, ma Gimenez lo devi mettere alto con uno tra Abraham e Liberali o alzando Reinders, perché devi mettere Terracciano, eccetera, eccetera. Cioè, anche in questa situazione fare il sommelier, tener fuori Teo Hernandez, non lo so. Io avrei evitato, però se Fonseca domani Vabbè, sera torna a casa coi 3 punti avrà avuto ragione lui. certo, a parte magari ci stupisce, domani lo mette, non lo so. Però le indicazioni che arrivano alla vigilia sono quelle che non dovrebbe giocare. A proposito di questo, tra l'altro, Harry, non ci sarà nemmeno Fabio Tomori che alla riapertura del mercato rischia davvero di esserci sul mercato e quindi di poter partire in direzione o Juventus, ma di questo probabilmente se ne riparlerà dopo la Supercoppa perché addirittura darlo prima della Supercoppa mi sembrerebbe ultra leonistico. Quindi se ne riparlerà dopo la trasferta in Arabia per un prestito. È ovvio che il diritto al Milan non sta, se la Juve apre l'obbligo c'è la possibilità che possa partire per la Juve. Altrimenti le piste che danno alla Premier League sono quelle papabili, perché il Milan non vorrebbe non monetizzare. Quindi è ovvio che se perdi Tomori non è che lo puoi dare in prestito con diritto, perché nel mente devi comprarne uno. Cioè, se no restiamo con 3 centrali. Quindi per forza di cose dobbiamo monetizzare per investire, perché non c'è alternativa nel caso. Scelta molto singolare. Scelta molto Sì, scelta, singolare. scelta molto singolare, ma tutto sta sempre nella complessità delle tue operazioni. Se lo fai per 1000 altri motivi che non sono quello solo e soltanto di il Milan gioca in un certo modo, cerco di vendere Tomori perché non rientra più nei miei piani, posso, tra virgolette, anche considerare la questione, cioè puramente sportiva, puramente di campo. Se la Sì, ma leghiamo sì, solo e sì, ma io solo... quello che non capisco è che ci stiamo basando e ci stiamo regolando e i giocatori li stiamo valutando secondo le idee o secondo quelle che sono le scelte di un allenatore che in classifica è ottavo a 26 punti. Questi ragionamenti da parte della dirigenza andrebbero fatti. La stessa dirigenza che se Fonseca avesse perso o pareggiato a Verona, magari l'avrebbe anche mandato a casa, perché stiamo parlando di questo, cioè fino a una settimana fa, 10 giorni fa, No, sì. parlavamo di un Fonseca che a Verona era in bilico, ok? E se Reinders e Fofana non fanno quella giocata, magari stiamo parlando del Milan che è in mano a un altro allenatore. E non sappiamo quali sono le idee dell'altro allenatore, magari è innamorato di Tomori e gli piace meno Gabbio, gli piace meno Ciao, quindi non si sa. Cioè le scelte di mercato vengono fatte
in base a quelle che sono le scelte in panchina di un allenatore che una settimana fa era in bilico, che è ottavo in classifica a 26 punti. Cioè, capisci che c'è qualcosa che che non va, che proprio non va. No, diciamo che stona un po' anche con quello che era stato detto in estate, cioè che l'allenatore allena e il mercato lo fa Tra dirigenza. l'altro, cioè, Dalla boh, stessa vabbè. dirigenza che ci aveva detto a giugno che avevano preso un allenatore e non avevano preso, ad esempio, un Conte della situazione perché non volevano un manager. Parole praticamente quasi testuali. E Sì, poi gli sì, stanno facendo fare il manager, tra l'altro, perché gli fanno fare le scelte di mercato e le scelte sui giocatori da punire o non meno, cioè, diciamo così, anche la parte da direttore sportivo di Milanello. Cioè, una contraddizione vivente questa società, ma d'altronde è quella che abbiamo e che ci meritiamo, caro Henry. Anche sì, perché lo diamola anche alla scatto è nel Juve a 'sto 2020. punto Tomori, così fanno la coppia che ha vinto lo scudetto, Tomori e Kalulu, perché tanto c'è chi se ne frega, no? Sì, Diamogli tanto anche è da stato casuale vincere lo scudetto, giusto? L'abbiamo smembrata tutta quasi, o quasi, perché tanto sì, ormai così siam belli mancano felici e Teo e contenti. vabbè, Leao, Maignan e forse Calabria va via, ma più o meno ce l'abbiamo fatta a smembrarla tutta. Va bene, ci siamo divertiti con questa cosa. Invece di costruirci sopra quella squadra, l'abbiamo smembrata completamente. Va bene, ci sta, capisco. Sono scelte, ognuno pagherà proprio per le proprie scelte, pregi e difetti di quelle scelte che verranno fatte. Anche perché, come scrive Gazzetta, ambizioni mostruose da parte del proprietario della Supercoppa alla Coppa Italia, l'occasione per il primo titolo targato a Red Bull è a portata di mano. E questo, non che è schifo, ci mancherebbe altro, ma nella squadra che arrivava da scudetto e secondo posto in Champions, con la nuova proprietà ambisce, visto che lo scudetto se ne andò, la Champions League non- ci partecipiamo perché altro non ci possiamo fare. La nostra massima ambizione è andare in Champions al quarto posto e vincere una tra Coppa e Supercoppa. Beh, ambizioni direi fortificate, come disse qualcuno. Henry, grazie. Non commento perché ci chiudono il canale. Arrivederci, ci Ciao. vediamo domani nel post partita direttamente da San Siro, sempre che la mia bocca non si ghiacci e si chiuda dell'audiodescrizione e quindi, sperando di poter fare il post partita nonostante gli 0, anzi -1 gradi di San Siro. A domani. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità.